Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e a un nuovo video di Tarot Tips. Oggi voglio parlare di una stesa molto semplice, però molto utile e molto efficace, la stesa a tre carte. Direi che è la stesa più semplice, primaria e che comunque ci permette un attimo anche di analizzare la nostra situazione da più punti di vista e quindi è anche molto utile. Allo stesso tempo non ha tante carte, quindi non mette in confusione chi è ancora alle prime armi nello studio dei tarocchi ed è anche molto flessibile. Vediamo appunto degli esempi. La versione più semplice potrebbe essere appunto, se vogliamo, per dire, chiedere delucidazioni su un certo settore della nostra vita, per esempio, che ne so, la relazione, vediamo che possiamo chiedere più in generale il passato, il presente e il futuro della nostra vita sentimentale. E quindi vediamo che ne so, nel passato abbiamo la papessa, quindi una certa chiusura, nel presente vediamo che c'è la giustizia e poi nel futuro abbiamo la regina di coppe. Possiamo invece, se guardiamo a voler sviscerare una situazione più in dettaglio, quindi che ne so, chiedere una domanda specifica, riuscirò a ottenere quel progetto che mi sta tanto a cuore. Allora potremmo attribuire differenti funzioni alle singole carte, ovvero cosa è a nostro favore, cosa è contro di noi e poi più semplicemente il risultato. Quindi l'ultima carta è quella che praticamente ci risponde più direttamente e le altre possono appunto farci capire dove stiamo mancando e su cosa possiamo appoggiarci. Invece possiamo anche guardare più nello specifico una relazione e quindi se guardiamo la nostra una possibile relazione con un'altra persona, potremmo prendere la prima carta che rappresenta noi, quello che noi vogliamo, la seconda carta quello che l'altra persona vuole e poi la terza carta riguarda appunto il risultato finale, come sarà la relazione nel futuro. Se invece abbiamo varie opzioni tra cui scegliere, potremmo appunto chiedere alle carte delucidazioni su quale opzione sia la migliore e quindi per dire cosa succede se scelgo la prima opzione, cosa succede se scelgo la seconda e infine il consiglio finale. Può avere anche la stessa tre carte una funzione più generale, ovvero cercare di capire dove sto andando, su cosa devo focalizzarmi, quindi magari la prima carta potrebbe essere cosa devo lasciare andare, la seconda cosa devo imparare e poi l'ultimo è un generale consiglio. Quindi, come vedete, la stesa tre carte è estremamente flessibile. Io personalmente la uso molto, magari non prendo solo una carta per ogni posizione, ma ne scelgo tre. E quindi ho più dettagli per dire per ogni posizione della stesa a tre carte.
Io vi consiglio caldamente, se non siete a un livello molto avanzato dei tarocchi, di iniziare con una semplice stesa a 3, poi mano a mano magari aggiungere una carta in più, iniziare con 2 per la prima posizione, 2 per la seconda e 2 per la terza e poi piano piano magari aggiungere nuove posizioni, però vedrete che poi alla fine la stessa 3 è veramente una delle più efficaci, non ha tante posizioni che confondono la testa, potete utilizzare anche più carte per ogni posizione, quindi alla fine qui ne abbiamo 9 di carte che sono già tante da interpretare, però divise in 3 settori, quindi semplifica molto le idee quando si tratta poi al finale di interpretarle. Spero che questo video vi sia stato utile, se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi video. A presto!